Nella penombra che mi avvolge tutto, il mondo intorno a me svanisce, sciolto fra le ripercussioni morali di questo imperativo assoluto che trascende la logica delle intenzioni. Un certo lirismo epistemologico che mi sembra di cominciare ad afferrare in perfetta solitudine, come sempre mi accade quando mi ritrovo qui, in questo stato di umida e beata coercizione. Questo raccoglimento è l'anima profonda delle mie contemplazioni filosofiche. Tra l'essere e il divenire, una sostanza morale pone le basi per una nuova metafisica. Dopo aver dimostrato la natura necessaria dell'immanenza di tale sostanza, ora mi appresto a scomporre le qualità accessorie del fenomeno empirico, che di volta in volta si sottopone all'analisi e per il quale le categorie ontologiche prima menzionate valgono come parametri d'indagine. Presto! Allo boys, un attimo di pazienza, Maria stava finendo di sbucciare la frutta. Marcia, comincia ad aprire il portabagagli. Mamma mia, oggi si soffoca. Stai attento a non schiattare la lasagna. E il pallone. Stai buono, non ti schiatto proprio niente. Oh, vuoi aprire o no? Aperto! Leonardo, ti sei ricordato di dire a Maria di portare lo shampoo? Marcia, non è aperto proprio un cazzo. Che dici, Giova? Lo shampoo, lo shampoo. Giovane, ma imbranati come te proprio. Ah, ecco Maria, Forza. Leonà, dammi una mano che non ce la faccio da sola. Guarda che tipo questo. Aspetta, vengo io. Giovani, qua ci dobbiamo muovere. Io mi devo mettere con le pacche nell'acqua. Forza. Vai, Marcia. La muta ponderazione produce i suoi risultati. Questa mia ascetica immobilità si nutre della quiete perfetta che mi circonda. Ed ecco che il senso dell'esistenza umana si schiude innanzi al mio ragionamento in tutta la sua estasiante meraviglia. Il complesso teoretico che vado elaborando, avendo superato le contraddizioni intrinseche all'etica post-esistenzialista, suggerisce un percorso meta-razionale. Poi, amico, tutto a posto? Hai trovato il tesoro? Chi è lei? Cosa vuole? No, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. Leo, ragazze, venite a vedere a sto tipo. Altro che pallone, è una testa. Leona, mamma mia, e quanto ci vuole con questo ombrellone? Oh, scusami un attimo, torno subito. Non ti muovere, mi raccomando. Leona, e che madonna, e che ci vuole? Ah! Oh, raga, dovete troppo venire a vedere a sto tipo. No, Marcia, ma che cazzo ti urli? E tu mi pare un fratero cazzo con sta mazza a mano. Fa tu allora, va. Allora lì se vuoi andare ti devi muovere perché non ce ne stavano tanti. Lo sai qual è il negozio? Quella farmacia dove l'anno scorso lavorava Nina. Ah, ho capito quale. Sicuro, ma sai che è proprio caruccio. Io ho pigliato questo che appena l'ho visto mi ha fatto morire. Oh no, un amore. Uno pure un po' più sgambato, pure una bella fantasia, fresca, capì, giovanile, come si portano adesso. Che ti devo dire? Quella maglia azzurrina che ho pigliato a Positano la settimana scorsa. Ah, caruccia. Sì.
Ma poi il fatto, Maria, è che non costano proprio niente, capito? Marcello, però la lasagna deve stare all'ombra, avete fatto o no? Dai, pronto. Mettici pure la borsa con la frutta e le bottiglie. Signore. Fatto. Oh, raga, ma volete venire a vedere sto tipo o no? Marina, lo sai che stai proprio bene. Si dimagrita proprio assai dall'anno scorso. Dici? Dico, ma come dico? Sei proprio una favola. La cassetta che mi ha fatto lei l'hai portata? Quale? Come Mari, quale? Quella coi pezzi di Derek C. Madonna, non mi dire che te la sei scordata, Mari. Ma che scordata, scordata? Guarda bene che deve stare là dentro. Marcello, dove vai? Mi devi mettere la crema! Tutto bene allora? Tutto bene, grazie. Artrosi? Come dici, scusi? Stai facendo le insabbiature, no? È una brutta cosa sto fatto di reumatismi, io lo so. C'ho uno zio che stava inguaiato proprio. Non c'è mica da scherzare, sai, bisogna stare attenti. Se no si finisce su una sedia a rotelle matematico. Le sarei grato se fosse così gentile da rimettermi l'asciugamano sulla testa. Grazie. Il sole picchia, eh? Veramente non si tratta di questo. Però, secondo me, come fai a respirare bene con sta cosa in testa? Tu quante ore devi stare là sotto? 3-4 ore? Wow, mio zio passava le giornate intere là sotto. E tu muori, stammi a sentire. Lei è molto gentile a preoccuparsi. Buono, buono, buono. Te lo risolvo io il problema. Ecco qua. Meglio, no? Vuole cortesemente riprendersi il suo copricapo e restituirmi l'asciugamano, per piacere? Oh, Sotomayor! Imbecille! Allo poi? Oh, allora ci buttiamo? Giovanni, porta pure il pallone! Maria, se la vita mia è bella. Leonardo, non fare l'idiota! Ecco qua, mo facevo la cazzata. Oh, occhio, Animo, mente mia, riprendiamo da dove siamo stati costretti ad interrompere. La vigoria del nostro precedere si fa beffe della loro odiosa presenza. E dunque, proseguendo nella critica del razionalismo moderno, così come elaborato dalla scuola di Düsseldorf e dagli esponenti del materialismo post-individualista, l'essere in quanto sostanza mobile produce significazioni la cui semantica esula dall'ente specifico di proposizioni. Se ne deduce che il principio di verificazione piove. Quante lettere so? 7. Com'è la definizione? Il nome di Morandi, artista. Inizia con la G. E non è Gianni. Infatti, Giovanni, l'ho detto pure io. Gianni Morandi, che ci vuole? Raga, Gianni sono 6 lettere. Allora ti sei sbagliato a contare, Giovanni. No, che sbagliata è sbagliata. Deve essere un altro cantante. Fatti mandare dalla donna. Ah, deve essere il figlio. Quell'uomo pure lui canta. L'ho visto io domenica in Bravo. Ah, come si chiama? Raga. Oh! Ti ricordi come si chiama il figlio di Gianni Morandi? Deve essere morto. Dammi qua. No, Marce, che cazzo fai? Senti una cosa. Com'era?
Il nome di Morandi artista, 7 lettere con la G. E non è Gianni. Immagino sia Giorgio. Giorgio? Ah, ci va. Bravo. Oh, raga! Il figlio di Gianni Morandi si chiama Giorgio. Leona, come tuo fratello. Scusa un attimo, Aspetta. Gio. Esatto. Senti, ma io sto Giorgio Morandi non l'ho mai sentito di cantare, ma che pezzi fa? A Giorgio Morandi non è un cantante. Credo che il suo cruciverba si riferisca al defunto pittore bolognese. Giovani, questo qua dice che il figlio di Gianni Morandi fa il defunto pittore bolognese. Mari, fammi fare un sorso d'arancia. Tu passami l'accendino. Marina, che eri? Presa a fumare? Sì, vabbè, uno ogni tanto. Ah. Gesù, ma che tipo quello? Ma chi sei molto vivo? C'ha una faccia che pare che ha passato una disgrazia. Ma non è che gli fa male stare tutto sto tempo sotto la sabbia? Boh. Oh, fammi fare un sorso pure a me. Oh, e vedevi se vuole qualcosa da bere pure lui, pare brutto. Gradisce qualche cosa? Senza complimenti! Una sigaretta? Un paio di tiri. Non reagisce. Secondo me quello si sta facendo 2 coglioni tanti. Leona? Oh. Ma perché non pigliamo l'ombrellone e non spostiamo tutto là vicino? Raga, la capitale del Venezuela. Marce, ma perché non gli fai fare a lui un altro buco qua vicino? Forza giovani, passami la radio nel frattempo. Stava qua la bottana, Marce. Metti questa. Raga, la lasagna. Senti, noi mo ci sistemiamo un po' qua. Tanto per noi non fa nessuna differenza. Ci facciamo 2 chiacchiere, vedi che il tempo passa pure prima. Ah, e poi ci sta la lasagna di Giovanna. Oh, non faccio per dire, ma tu una lasagna così non l'hai mai mangiata, matematico. Non lo metto in dubbio. Ad ogni modo non vorrei sembrarle sgarbato, ma preferirei di gran lunga che lei e i suoi amici rimaneste dove siete. Scusami un secondo, Leona, mamma mia, tu sto ombrellone. Come va? Tutto bene? Sicuro che non vuoi niente da bere? No, grazie. Senta, mi ascolti per piacere. Come dicevo al suo amico, credo che ci sia un equivoco al riguardo. Non ti dispiace, vero, se ti chiedo un altro paio di cose? Giova, guarda qua. Allora, una è la capitale del Venezuela. Poi ci sta pure un'altra che è Eret. il verso dell'elefante. Giova, hai letto qua che succede la settimana prossima a Tormenta d'amore? No. Il dottor Franklin confessa a Elisabeth che il figlio di Nelly è suo. No, veramente? Lei lo guarda mai Tormenta d'amore? Mi creda, non so neanche di che si tratti. Ma è bellissimo! Giova, ma lui non è tale quale a Tommy Watkinson? Eret. È vero, un po' ci assomiglia. Ma sei tale quale! È vero. Tommy sarebbe il marito di Jessica, che è la sorella del dottor Franklin. Una disgraziata, poveretta. Vabbè, lasciamo stare. Giovani, un altro bagno? Vai, ci sto. Leonardo, ma lui non è tale quale a Tommy Watkinson. Ma tu un tuffetto? No, grazie, credo che non sia il caso. Vabbè, ti lascio il cruciverba. Non si disturbi. Vabbè, almeno ti avvicino un po' con lo stereo mentre ci facciamo il bagno. Ma veramente... Lascia fare! No, c'ha ragione lei. Ma perché, scusa? Lo dico subito perché, Marcè, scusa, ma c'eri pure tu venerdì scorso al Vertigo? Che Sabrina si strusciava addosso a Franco?
E dai, non lo puoi negare, tutta la sera azzeccata a Franco come una cozza. E allora? Ma come allora, Marcè? Scusa, ma con che coraggio poi quello piglia? E si presenta assieme a quella sciacquetta che tu lo sai, Rosaria solo quando la sente nominare le vengono le mosse dopo tutto quello che è successo la settimana scorsa. Io gli avrei spezzato tutte e due le gambe. Giovani, ma è una storia vecchia di più di un anno. Ma allora che fai? Scusami, ma se quella ce lo vuole ancora, Franco che colpa ne tiene? Poi lo sai, Giova, che Rosaria è ingrippata su certe cose. Che vuol dire ingrippata? Oh, lascia stare, Rosaria è ingrippata e cu. Sì, vabbè, sarà ingrippata quanto vuoi tu, ma non esiste né in cielo né in terra che quello piglia e la invita a uscire assieme a noi. Ma non l'ha invitata a lui? Non l'ha invitata. Quando l'hai invitata? L'ha incontrata all'altezza del corso che stava tornando a casa perché non so che bidone le avevano fatto. Lei gli ha chiesto che facevamo e Franco ha detto che andavamo a ballare al Millennium. Poi gli fa, scusami, ma ci sta un posto in macchina? Ma tu al posto suo che avresti fatto? E tu ci credi pure a sta stronzata? Certo che ci credo. E il fatto che quella venerdì scorso faceva tutta la cagna in calore? È colpa di Franco. Vai a toccare gli amici tuoi, No, vabbè, scusami, perché qua pare che voglio avere sempre ragione io, ma secondo te questo povero Cristiano, ma che doveva fare? Non ne ho idea. No, dici. Veramente non mi interessa granché. No, ma dici, guarda che qua tanto nessuno si piglia collera. Ribadisco che non ho nulla da dire al riguardo. Vabbè, ma ti deve essere capitato pure a te qualche volta, magari non a te, a qualche tuo amico, che qualche ragazza fa la struzza in discoteca. Si dà il caso che io non frequenti discoteche. Radio, facciamo un bagno? Ma sì, non so bagno. Oh! Madò, da svenimento. No, quella è la mozzarella di Don Salvatore, che è una specialità. Ecco pronto il piatto. Ma come fa a mangiare senza le mani? Vero? Aspetta, lo ti faccio mangiare io. Vieni qua, apri la bocca. Dammene un altro po', va. Vabbè, io te la appoggio qua. Tu annusala, voglio vedere se fra 5 secondi non hai cambiato idea. Tolga immediatamente questo piatto, per favore. Non ce la fai a resistere, eh? Vieni qua. Tolga subito questo piatto! Ehi, vedi che se non ti decidi me la mangio io. Andiamo io e Maria contro te Giovanna. Mi massacriamo. Sì, con tutta la lasagna sullo stomaco. Oh, vedi se vuole giocare pure lui. Uè, una partitella? Come dice, scusi? Vuoi giocare con noi? Facciamo a porta americana. Le faccio notare, nel caso ella l'abbia dimenticato, che io sono sepolto nella sabbia fino al collo. E non avendo intenzione alcuna di uscirne fuori, è pressoché impossibile che io mi possa unire a lei e ai suoi amici nel gioco del pallone. Non crede? Vai. Maria al centro! Coraggio. Ti chiedo un ultimo sforzo. Concentrati. Perciò dicevo, la riduzione fenomenologica di un paralogismo secondario attraverso la dialettica intuitiva tipica dell'associazionismo che la si applichi come agente di necessità, ovvero come puro referente rappresentativo. Palo! Basta. Fermo tu, fermo. Fermatevi tutti. Voi, vergogna del genere umano. Stolti, rozzi, beoti, vermi, schifosissimi ignoranti. Ma qual è il senso del vostro inutile occupare spazio su questa terra? Quale? Perché vivete?
Voi siete superflui, inutili, insignificanti. Peggio, voi siete malefici, deleteri. Siete la piaga che affligge l'umanità. Mi fate schifo, mi fate schifo. Ma non avete dunque proprio ritegno alcuno, eh? Eppure ho cercato di farvi capire. Ma con bestie come voi c'è poco da fare. Che fai tu? Che fai quella faccia? Fingi di recepire, come se non sapessi che questo è fiato sprecato, che la vostra idiozia è talmente radicata e insanabile che vi impedisce di comprendere quello che vi sto dicendo. Poveri voi, io non posso impedirmi di parlare. Schifosi, schifosissimi, vergognatevi, 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 schifosi, schifosi. Abbiamo raccolto tutto? Sì, signore. Anche i mozziconi? Come no? Fate piano, raga. Leo, lo butti tu quello? Vai tranquillo, Marci. La vedo io. Tutto per colpa tua. Reti! Pallone! Fate presto, raga, che alle 8:30 comincia Tormento d'amore. Rima, poi ti sei ricordata la capitale del Veneto?